Chi l'avrebbe mai pensato che dal mio rientro in Italia, dopo un viaggio sulla Panamericana, Nirvan non si sarebbe più acceso per un danno enorme alla pompa Common Rail? Certo, può capitare, ma io oggi lo continuo a vedere come un segnale. Nonostante questo, ragazzi, io continuo a vedere dietro gli avvenimenti che mi accadono, con quel sesto senso che sto scoprendo di avere. Ora, lasciamo perdere la pessima esperienza con il ragazzo che doveva prendersene cura. Tutto superato e lezione imparata. Ma dietro le sapienti mani di Washington, l'unico meccanico che mi è venuto incontro in un momento di difficoltà, ci sono le sorti della mia casa su ruote. Dietro le fasi di montaggio della nuova pompa che vedete ci sono tutte le mie preghiere affinché il van si accenda per poi poter uscire rapidamente dall'Uruguay a causa dell'imminente scadenza del permesso. Manifestare ottimismo serve sempre a canalizzare energia positiva nel nostro presente e nel futuro. Così sono qui a raccontarvi come finisce questa storia. Serbatoio montato, tutto a posto, a volte bisogna anche sporcarsi le mani e oggi io ne sono l'esempio. Ho riempito con 10 litri di diesel premium, adesso prima ho cambiato il filtro del diesel e sono pronto ad avviare la prima pompa per riempire tutto l'impianto, poi il meccanico tra un po' finisce di montare la cinghia di distribuzione, la pompa è già montata e poi vediamo che succede. Vediamo. Forza. Do il giro della chiave. In questo momento la pompa diesel dovrebbe riempire il filtro. E il giorno seguente, ragazzi, il meccanico ha rimontato la cinghia di distribuzione e tutto il kit e finalmente, dopo tantissimi mesi, il van si è risvegliato e sentite il messaggio che mi ha mandato. Ecco, qui sta provando ad accendere il van e questa è la prima accensione. Sí, sí. No, apagala nomás. Gracias. Così io arrivo subito e lo ringrazio. Ragazzi, oggi è un momento memorabile perché il van è pronto. Sono qui, è notte e sta arrivando proprio vicino a me. Mi spiace che è buio e si può vedere poco, però lì in fondo quelle due luci sono di Nirvan che si è finalmente messo in moto. Eccolo, finalmente attivo. Buena! Sì. Gracias, Carlito. Bueno, obviamente sigue manejando vos. ¿Qué te dije? E cominciamo a risistemare tutto. Mi ha dato anche una mano a sistemare l'impianto elettrico e ci siamo appurati che il van funzionasse, perché la paura era che anche gli iniettori avessero avuto dei problemi, ma così non è. Non potete immaginare la mia felicità. Ci sono voluti 22 giorni tra attesa e lavori per far risorgere questo van e la soddisfazione è immensa. Non è facile risolvere i problemi in un altro paese, ma alla fine, grazie a persone fantastiche, tutto ciò è stato possibile. E poi i meccanici sono stati così gentili da farmi partecipare al loro asado del venerdì. Come ti senti che mi hai riparato la furgonetta? Yo, espectacular. Muy claro, obvio. Claro, ovvio. E con il van finalmente completamente riparato, adesso vi posso dire quali sono stati i costi di questa importante, ma veramente importante riparazione che ho sostenuto per 22 giorni qui in Uruguay, che è stato il tempo che ci è voluto per aspettare i pezzi e per fare tutta la riparazione. Per la manodopera dei meccanici mi hanno fatto un prezzo veramente ottimo. Per tutto il lavoro che è stato fatto ho pagato circa 300 euro, mentre per quanto riguarda i pezzi ho pagato diciamo circa 350 euro più un 150 euro di spedizione. Quindi in totale ci sono le zanzare che mi stanno ammazzando 750 euro. Però oltre ad avere la pompa funzionante ho la distribuzione completamente nuova, perché è stato installato il kit. E oggi per festeggiare mi hanno invitato a casa loro per provare l'asado uruguagio, ovvero la vera grigliata di uno stato che praticamente ha una grossa fetta dell'economia basata sul commercio della carne. Infatti la carne uruguagia è prima al mondo e qui ne esportano tantissima. Adesso vi faccio vedere che cosa stanno combinando. Sono dei tipi, cioè sono veramente uruguagi veraci. Ecco qua. Ciao bello.
Ecco, qui abbiamo il chorizo e qui il vero asado uruguayo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos entrañita, Ok. tenemos chorizo de vaca y cerdo, tenemos asado con corte 3 costillas y esto se llama bife ancho. ¿Cuánto vale todo esto? Esto más o menos unos 3.000 pesos, 2.500 pesos más o menos. Porque Ok. la entraña es muy cara. Este asado cortado de esta manera tampoco es barato, pero hay asado por 200 pesos el kilo. Ok. Hay asado de tira, Es nada. con hueso. Ragazzi, tutta questa cosa qui costa 70 euro. E loro sono veramente bravi, hanno organizzato tutto. Ecco tutti i meccanici. Lo más e importante es sin carbón el asado. sin A carbone. papel y leña. Eso es No importante. somos argentinos. Utilizamos el carbón nosotros. Acá, mirá, Y esto, para aprender. ¿Y esto qué árbol es? Eso, no, libustro. Libustro y eucalipto. Ligustre, ah, l'eucalipto. Eucalipto. Ah, che buono. E poi ci sono questi panini abbastanza strani. Come si chiamano? Picaña. Esta es Galleta de campo. Galletta de campo. de campaña. Non li ho mai visti così. Questa è l'entragna. Esa es la más rica de todas. Sí. No, no es la más rica. Es una de las cosas ricas. Hay muchas cosas ricas. Acá son todos los cortes diferentes. Picaña. Y todo rico. Todo rico. Todo Probá. diferente por la cantidad de Esto es grasa. criolla. Esto es criolla, che è una salsita che si junta alla carne. Quindi si mette tutto su un tagliere, si condivide con tutti e poi si mette la carne in questa salsita. Ahí. Ecco qua. Los de Claro la dormida. Y a ver qué tal. Claro, ese es el tema. Después te llama una persona que realmente... ¿Cómo va? Quiero más. E poi ho passato i giorni seguenti ad assicurarmi che il van fosse perfetto, perché dovendo fare un viaggio ho fatto tutti i controlli facendo una diagnostica e devo dire che funziona tutto come prima. I freni sono a posto, però ci sono ancora dei problemi che risolvo qui in parte in Uruguay e altri che risolverò in Argentina, come per esempio quello del parabrezza che avevo trovato completamente rotto quando sono tornato. Ed ecco il vetro nuovo per Nirvan. Sono super contento. Mettere il nuovo parabrezza per Nirvan è costato circa 125 euro. Ecco qui il vecchio parabrezza ormai completamente rotto e qui c'era tutta la rottura. Ora la vista sarà perfetta. Si sta incollando, qui hanno messo lo scotch e tra un po' lo toglieremo. È proprio lo stesso, anche dall'altra parte del mondo, con gli stessi codici. Ducato. Ecco qua. Uguale al boxer e al jumper. Qui intanto ci sono tantissimi vetri, io non so come facciano a passare con i pneumatici e a non rompersi. Guardate, tutti i vetri da tutte le parti. È un centro grandissimo che ha tutti i tipi di vetri qui a Montevideo. Adesso torno alla base sulla Rambla perché mi devo preparare, perché domani vado in Argentina. Lascio il paese perché il permesso è ormai scaduto. E quando sono uscito con il vetro nuovo, che devo dire mi è costato abbastanza poco, infatti questa ultima notte a Montevideo l'ho passata qui al faro di Punta Caretta, e avere il vetro completamente nuovo, senza graffi, senza botte, è tutta un'altra emozione. Il vetro del van è la finestra sul mondo e quindi deve essere perfetta. E quando sono uscito dall'officina sono andato a farmi cucire dei pantaloni che si erano rotti e ho incontrato un signore veramente fantastico che mi ha detto queste parole. Para mí es todo el trabajo. Yo adoro la vida. Adoro la vida, adoro el trabajo, adoro la humanidad doliente, adoro al niño, ¿no? Y adoro el amor. Sin amor no hay nada en la vida. ¿Sabías? Sin amor no hay nada. Amor por una flor, amor amor por la humanidad. La bellezza del viaggio è proprio quella di incontrare persone come lui, come il meccanico, come la famiglia che mi ha accolto in ostello,
Per questo si viaggia, per entrare in connessione con altre persone e imparare qualcosa. Ma ora torniamo a noi, io sto per partire qui da Montevideo per andare a Buenos Aires. Oggi è l'ultimo giorno in questa città che mi ha ospitato per quasi un mese. Esco fuori che vi faccio vedere, anche se c'è un po' di vento. Sono le 8 del mattino e c'è sole, una cosa strana per questo periodo dell'anno. L'acqua del mare è marrone perché siamo sulla foce del Rio Uruguay e del Rio della Plata. Questo è il posto in cui mi sono sistemato queste notti con il van. Veramente tranquillo, si chiama Faro di Punta Carreta e lì c'è una bellissima casa rodante argentina, enorme. Ora sono pronto per partire. Buenos Aires mi aspetta, ma cercherò di vedere qualcosa dell'Uruguay ora che ho finalmente il nuovo van e quindi cominciamo questo viaggio. Ho fatto i primi 150 km e sono quasi arrivato nella città di Colonia, che è una delle attrazioni più importanti dell'Uruguay. Mi sta dispiacendo un sacco andarmene da questo paese, avendo visto pochissimo, veramente poco, solo la capitale, e quindi ho deciso di fare un giro un po' più lungo per rientrare in Argentina e vedere due posti. Il primo è proprio Colonia. Adesso mi faccio un'oretta di giro a Colonia, questa bellissima città storica, patrimonio dell'UNESCO. È la città più antica dell'Uruguay, fondata dai portoghesi e poi contesa con gli spagnoli e anche con il Brasile. Alla fine ha avuto la meglio la Spagna, perché gli spagnoli arrivarono a Buenos Aires, che si trova dall'altra parte del Rio della Plata, che è questo qui. Ragazzi, la foce del Rio della Plata è la foce più grande al mondo. Adesso voglio andare a vedere il Rio della Plata, che in questo momento è bello alto, e di fatto l'impressione di questi fiumi enormi dell'America Latina, di questa parte finale dell'Amazzonia, è che siano dei veri e propri mari. Cioè, questa qui è la foce di un fiume e l'acqua viene dall'Amazzonia. Ma ci pensate che dall'altra parte di questo fiume c'è Buenos Aires? Infatti da quella parte dove c'è quel molo si possono prendere le navi che portano a Buenos Aires in circa un'ora e mezza. E l'acqua chiaramente è marrone per i limi e tutti i materiali che vengono dall'Amazzonia. E il Rio della Plata, che è uno dei più grandi, raccoglie le acque anche del Rio Uruguay, che segna il confine di questo stato, e anche del Paraná. Sono fiumi enormi, navigabili, che raccolgono tutte le acque dell'Amazzonia, prevalentemente dal Brasile e dall'altopiano andino. E qui sulla sponda del lago ci si può rilassare e fare un picnic. Adesso entro nella città fortificata. Guardate che bella questa cittadina, veramente ben curata. Ci sono tantissimi posti carini dove prendersi un gelato, un qualcosa. Oh, bello questo pozzo. Mi encanta Colonia, se venite in Uruguay visitatelo. Non è un paese super turistico, ma secondo me c'ha quel qualcosa che merita una visita, soprattutto se si viene a Buenos Aires. Queste casettine sono deliziose. Eccomi dietro le mura, che sono abbastanza conservate bene. Eccole qui, collegate direttamente al Rio della Plata, con tanti bellissimi negozietti. Questo è il posto giusto per venirsi a fare una passeggiata tranquilli, bersi una cosa, mangiare un boccone e disfrutar, come dicono i latini, ovvero godersi il momento, magari seduti in questa panchina, guardare il tramonto e tornare un po' indietro nella storia.
Questo per esempio è un bel ristorantino dove mi potrei anche fermare, ma non c'ho tempo. Questi sono un po' i prezzi e vediamo un po'. Sembra che una pasta venga circa 20 euro, tra i 15 e i 20 euro, ecco. Il caffè invece espresso Lavazza regolare siamo sui quasi 3 euro. Es lana de oveja. La mejor lana del mundo. Qué linda. Lana de oveja, lana merino, todo protegido. Es lana merino. Sí, 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 vendo el hago el hilado. Justamente estaba sacando esto para ¿Puedo evitarlo. tocarlo? Sí, claro. Wow, sembra fatta. Sí, esto viene así ya peinada, lavada, desinfectada sí. en la industria. Peinada, está todo en el mismo sentido, la fibra, ¿ves? Qué lindo tu trabajo, Sí, de gracias. verdad. Como que- Stavo pensando che è bellissimo riprendere a viaggiare dopo tanto tempo e con il van di nuovo in forma so che si potranno vedere tantissimi posti. Questo è l'inizio, Colonia rappresenta l'inizio di questo nuovo viaggio. La differenza con le altre città fortificate che abbiamo visto è che qui si sentono proprio i rumori dell'Amazzonia. Cioè ci sono tantissimi uccellini, pappagalli che fanno un casino. Questa qui è la piazza maggiore, Plaza Mayor di Colonia. Oggi non c'è tanta gente perché è in settimana, ma è spuntato il sole, cosa che in Uruguay da quando sono arrivato è successa 5 volte. Mi sono rimesso in viaggio per la seconda tappa di oggi, che è Carmelo, prima del ponte internazionale che mi porterà in Argentina. Sono a 150 km dal confine e vado a visitare questo paesino che mi è stato suggerito dai meccanici. Comunque ragazzi, come già avevo potuto notare la prima volta quando ero entrato in Uruguay, il paesaggio è pressoché lo stesso, cambia poco, ci sono tantissimi allevamenti e tantissimi campi coltivati. Per attraversare tutto l'Uruguay servono circa 10 ore, quindi non è proprio così piccolo, ma il punto è che circa la metà della popolazione vive nella città. La popolazione totale è di 3 milioni di abitanti, mentre il restante 1,5 milioni di persone vive nella campagna, che è vastissima, e quindi la maggior parte del paese è praticamente semideserto. Ed eccomi a Carmelo, un paesino dell'Uruguay che ha un nome tutto italiano. Voglio capire perché, che cosa c'è qui, mi è stato suggerito. Vediamo un po'. Intanto viale alberato, bellissimo per l'ingresso al paese. Anche qui sono sulla sponda del Rio della Plata, solo che qui la distanza tra l'Argentina e l'Uruguay è molto più corta. Parliamo ad occhio e croce di circa 20-25 km. Adesso devo cercare un parcheggio qui nella piazza principale di Carmelo. Macchinina un po' tenuta male qua a Carmelo.
Cioè, ovviamente ho chiesto a Wikipedia perché questa città si chiama così e diciamo che non ho trovato una risposta. Sicuramente questa città ha un ruolo fondamentale perché si trova veramente alla foce del Rio Uruguay e quindi all'inizio di tutta questa insenatura che è la foce dei 3 rii principali che sono il Rio della Plata, il Rio Uruguay appunto e del Paraná. Quindi pare che qui avvenissero traffici illeciti e pare anche che tutti gli italiani che sono arrivati qui siano arrivati proprio da questo porto. E non so se fidarmi o meno di quello che leggo su internet, ma pare che anche Garibaldi sia venuto qui per difendere la Repubblica dell'Uruguay contro gli argentini. Comunque questa Carmelo mi piace, si respira un'aria tranquilla, pacifica, c'è anche una Tesla incredibile. Stavo giusto pensando che era una città dove il tempo si era fermato e invece è passata una Tesla. E in questa mezz'ora mi faccio un piccolo giro prima di andare a Fray Bentos, ovvero il ponte internazionale per andare in Argentina. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Cioè, secondo me Carmelo è stata la Lampedusa degli immigrati italiani. C'ho questa idea. Tra l'altro ero molto interessato a cercare i cognomi italiani, che quando gli immigrati italiani sono arrivati qui molte volte i loro cognomi sono stati un po' modificati, quindi aggiungendo una lettera, togliendone un'altra. Solo che cercavo un po' di citofoni, ma qui nessuno scrive il cognome sul citofono. Non ci sono i citofoni, ci sono solo dei pulsanti, però io non so chi ci abita. Non voglio farmi gli affari degli altri, però almeno mettere un cognome. Qui sempre un pulsantino, tutti in incognito qua. Chiaramente ad Agustin Bombacci le hanno tolto una C, è Bombacci. E qui invece sono su un affluente del Rio Uruguay. Veramente una bella passeggiata per scoprire l'unico ponte girevole con un meccanismo veramente particolare in Sud America, quello lì. Dovete sapere che questo ponte ha un meccanismo unico nel suo genere. In pratica il pilone centrale riesce a ruotare, c'è una manovella dove un operatore compie dei giri, fa proprio ruotare tutto il ponte per permettere il transito delle barche più alte. Si riesce a vedere bene il meccanismo da qui, dove c'è il ponte principale che ruota. Bene, la mia visita di oggi è finita, il van va benissimo, siamo a quota 300 km senza problemi, quindi mi avvio alla frontiera di Fray Bentos per poi entrare in Argentina. Eccomi qua alla frontiera, pronti per andare Uruguay, si va in Argentina. Tutto è andato bene, si entra in Argentina, ecco il ponte sul Rio Uruguay e anche se è notte si vede bene la grandezza di questo fiume immenso.